Ho provato in più occasioni l'accesso anticipato playtest di Deep Rock Galactic Rogue Core e voglio davvero condividerlo con voi perché sono dell'idea che dobbiate scoprirlo, specialmente se amate giochi come Space Marine 2, Helldivers 2, Darktide e Vermintide. Che apprezziate o meno la grafica, è indubbio che il gameplay, unico ed eccezionale, la fa da sovrano. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi in questa anteprima speciale vi voglio parlare di Rogue Core, questo nuovo ibrido con lo schema Deep Rock Galactic che vuole però essere un roguelike. Come possono andare d'accordo queste due anime differenti del game design? Beh, è Rogue Core che ce lo dimostra, anche se con dei problemi di cui vi voglio parlare. Dunque, nel rispetto del vostro tempo, come sempre, dritto al sodo. Il gameplay loop di Rogue Core è molto semplice. Dovremmo scegliere una spedizione sulla mappa di Oxys. Ognuna di esse sarà divisa in missioni, partendo da 3 con il boss, aumentando a seconda delle 5 difficoltà che si sbloccheranno ottenendo nulla osta, i quali richiedono determinato intel, quindi risoluzione di incarichi all'interno delle spedizioni. Le missioni si svolgeranno in diversi biomi che sono già abbastanza conosciuti, ma la proceduralità delle mappe generate, attenzione, è molto diversa dal primo Deep Rock Galactic. Ci sarà una linearità tra le mappe che sono state cucite a mano dagli sviluppatori e che vengono però randomicamente messe insieme a seconda della missione. Bisogna seguire un cavo a terra che conduce fino all'ascensore che ci porterà al livello successivo, perché noi non siamo dei minatori semplici, siamo i Reclaimers, gli incursori, una squadra speciale militare che deve riprendere in mano il possesso di queste zone minerarie sul pianeta Oxys. Avremo un timer, è una scelta fatale che effettivamente in alto a sinistra ci metterà diversa ansia, perché è a tempo ogni singola missione. Dobbiamo esplorare e cercare potenziamenti ammazzando gli alieni nemici. Questi esseri hanno completamente distrutto le operazioni minerarie della Deep Rock Galactic. Saranno i nemici principali e sono veramente tosti. Non dobbiamo lasciare che il timer si esaurisca, perché i tentacoli che usciranno dal terreno, i cosiddetti mietitori, i Reaper, non potranno essere uccisi, solo fermati. L'obiettivo è arrivare al guardiano del nucleo della suddetta spedizione. Sono delle vere e proprie boss fight, ma non sono le uniche, ce ne sono anche di meno impegnative durante le missioni, perché avremo degli incarichi secondari all'interno di queste mappe per potenziare i nostri nani incursori. Proprio parlando degli upgrade, entra in gioco l'elemento roguelike. Essendo effettivamente degli incursori e non dei minatori, noi avremo delle abilità legate alla classe, ma tutti gli strumenti li troveremo all'interno della struttura mineraria. Avremo delle scelte tra le armi, le granate, armi pesanti, gadget e soprattutto i booster. Essi si possono dividere in due categorie. Da una parte abbiamo le passive con rarità da comune a leggendario che possiamo ottenere consegnando minerali al nostro drone. Dall'altra parte invece avremo sia le cassette degli attrezzi che potranno potenziare le nostre armi, fornirci nuove armi o potenziare addirittura gli effetti di classe. Oppure, appunto, sempre nella categoria dei minigiochi in missione, i bio booster che ci daranno un'alternativa di scelta fra due mazzi di passive legati alla classe. Tutti gli incarichi secondari ci consentiranno di ottenere più risorse proprio per potenziare i nostri nani e tutto sarà dettato dal caso, spedizione per spedizione. Inoltre, una volta terminata una missione potremo scegliere un vettore di rischio per la missione successiva che ci darà una ricompensa potenziando però i nemici. Le criticità nel sistema, che di per sé è molto divertente, stanno nel collo di bottiglia del gioco frenetico però limitato soprattutto in cooperativa dalla costante ricerca dei potenziamenti, perché sì, giocando in solitaria basterà avvicinarsi al potenziamento, fare il minigioco, collezionare i minerali e fare la nostra scelta. In multigiocatore invece bisognerà organizzarsi e quindi decidere quando conservare magari un potenziamento, perché di missione in missione potrebbe anche acquisire rarità se conservato, e bisognerà essere tutti nella stessa posizione e fare delle scelte a turni. A parte scornarsi con i membri del gruppo per determinati potenziamenti, è uno stacco netto dalla frenesia del gameplay
gameplay loop. L'interfaccia poi non ci fa sapere quali build gli altri membri del gruppo stanno perseguendo e non è nemmeno molto chiara nel mostrarci le informazioni a schermo. Tra l'altro io registro su uno schermo ultra wide, ragione per cui questo video in montaggio mi ha portato via tanto tempo perché ve lo sto portando in 16 noni, ma vi garantisco che su uno schermo molto grande, non potendo cambiare la dimensione e la posizione di certi elementi, diventa ancora più ostico capire cosa e dove. Stanno sviluppando però il manuale del reclaimer dell'incursore, che è una wiki integrata nel gioco che ci dà una panoramica di tutte le meccaniche e anche dei nemici per spiegarci come prepararci al meglio missione per missione. Ma voi cosa ne pensate? Vi piace questo approccio, questa ibridazione? Lasciatemi un commento e anche un mi piace, ovviamente se il contenuto di oggi vi sta soddisfando. Andiamo avanti e guardiamo le classi. Elemento fondamentale anche perché non sono le stesse di Deep Rock Galactic, ci sono anche le nane, attenzione. Le classi che avremo a disposizione di questi reclaimers incursori sono 5. La falconiera, che è un supporto con tanto di drone che ci permetterà sia di fare del danno aggiuntivo sia di resuscitare a distanza i nostri compari, e addirittura un sacco di danni elettrici maggiorati come abilità finale per noi e per tutta la squadra. Poi abbiamo il guardiano, il nostro tank. La sua posizione è al centro degli scontri e come abilità ha dei missili a concussione che possono stordire i nemici e al contempo un campo di repulsione che li allontana in situazioni in cui magari dovremo andare a supportare un membro del nostro gruppo. L'abilità ultima è il radiofaro armatura, che attorno a noi per 6 metri va a potenziare fino al 50% l'armatura di tutta la squadra. Poi c'è la Recron, il DPS più arrogante, che ha l'abilità di tornare indietro attraverso la linea temporale, permettendoci di riavvolgere il tempo e di sfuggire da situazioni scomode. È un po' una Tracer, se avete presente Overwatch. In più potrà attivare la sua rabbia, che viene accumulata quando riceve danni e può restituirli con gli interessi. La sua abilità ultima non è attiva ma è una passiva. Quando tutta la sua squadra è a terra, lei ritorna in piedi con tutta la vita e l'armatura al massimo. Classe veramente particolare è quella del trinciante, che come abilità può utilizzare una lama al plasma e falciare di fronte a sé in corpo a corpo una grande quantità di nemici. Può anche scattare in avanti come un fulmine, in barba addirittura alla gravità, riuscendo a buttarsi in mezzo in situazioni veramente scomode oppure scappare da esse. Come abilità ultimate può attivare uno scudo che protegge frontalmente da tutti gli attacchi a distanza se stesso e i suoi amici. E per ultimo, ma non per importanza e potenza, il marcatore, che è il nuovo scout se vogliamo, ma con delle particolarità. Infatti può usare i dardi critici per marchiare i nemici ed aumentare il danno inferto loro in una piccola area. Come passiva detiene lo scanner, che permette di individuare direttamente sull'HUD tutti i nemici attorno a noi. Attivandolo possiamo marcare con l'abilità dardo critico tutti i nemici presenti. Funziona soltanto ogni 4 secondi in un raggio di 35 metri attorno a noi. E come abilità ultima può disporre delle munizioni portatili, che però non ripristinano l'armatura. La varietà di armi e di selezioni di booster, potenziamenti molto roguelike durante le missioni è gigantesca. Possiamo creare delle build veramente matte e la varietà di contenuti, come nel primo Deep Rock Galactic, non si limita solo al gameplay in mappa, ma avremo anche un po' a condimento molte attività sulla Ramrod, il nostro hub spaziale dove potremmo bere birra, ballare, fare i tonti e sollevare pesi in palestra per comprare le birre. Tutti piccoli minigiochi veramente divertenti. Ma ancora più importante, sull'hub della Ramrod potremo fare diverse cose relative alla progressione. Prima di tutto potremo guadagnare durante le missioni sia i chip sia gli encomi. I chip ci permetteranno di acquisire dei potenziamenti assegnabili a degli slot limitati a 6 e che vanno sbloccati con questi encomi, mostrine azzurre. Una volta che avremo portato i personaggi all'Ordalia, quindi al livello 25 e oltre, potremmo sbloccare anche i mazzi dei bio booster di cui vi parlavo prima. Voglio fare un ringraziamento
saluto speciale perché questo video è stato possibile non solo grazie a Ghost Ship Games, che ci ha mandato delle chiavi, non solo a me ma a tutta la community, ma appunto anche a Luce, Morgul e Sgargio, che mi hanno accompagnato in diverse missioni. Non perché Rogue Core non si possa giocare in solitario, anzi si può e come con il nostro robottino di fiducia, ma Deep Rock è un'esperienza comunitaria che dà il meglio di sé in una cooperazione su canale vocale. Ci siamo fatti un sacco di risate mentre perdevamo a nastro tutte le spedizioni, però il gioco è pensato proprio per essere punitivo. Rock and Stone to the bone. Non preoccupatevi, potete giocare anche con i random e devo dire la verità, come ho sempre sostenuto, la community di Deep Rock Galactic è una delle più sane nello scenario gaming. Voglio fare anche un saluto speciale a The Courier, un collega italiano che ho beccato per caso durante una missione. Ci siamo fatti un paio di risate. Per fortuna che c'è la chat in gioco, anche perché è molto importante comunicare. È vero che ci sono dei problemi di game design che ho già un attimo accennato e voglio concludere questo sguardo matto in anteprima parlandovi proprio di ciò che secondo me un accesso anticipato come questo dovrebbe correggere. Rogue Core nella sua build corrente vuole sottolineare fin troppo la necessità di fare in fretta le missioni. È cruciale infatti rispettare il timer di gioco, perché quando le orde dei core spawn arriveranno all'infinito a tempo scaduto sarà praticamente difficilissimo, quasi impossibile terminare una missione. Non c'è più quel senso di esplorazione e sandbox proprio di Deep Rock Galactic e la necessità di organizzarsi e scegliere potenziamenti che magari si accavallano per le varie build tra 4 giocatori è abbastanza tassante. Il fattore di rischio poi è relativo, sembra quasi che alcune scelte siano obbligatorie durante una spedizione, come per esempio gli artefatti, che però non sono nemmeno così fenomenali da dire wow, non vedo l'ora di fare la missioncina per l'artefatto stesso. Insomma, è un gioco con estremo potenziale, un ottimo spin-off di Deep Rock Galactic, e se siete degli amanti di Space Marine 2, Helldivers 2 o altri giochi del genere, io vi consiglio assolutamente oggi 20 maggio 2026 di prenderlo e iniziare questo accesso anticipato. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui avendo cliccato sul teschio del tiranno. Dunque non mi resta che da dire Rock and Stone, questo è quanto, Tiranno Matto out e alla prossima, nanazzi matti!